We are in the Osteria da Trombicche in Via delle Terme in Siena. We are speaking with Francesco Burroni, who is an actor, a playwright, a poet, an improviser, and we are improvising right now in the days of the Palio where it's very, very busy. Grazie Francesco di essere qui con noi per parlare del mondo del teatro, dello spettacolo, anche delle poesie a Siena. Beh, ciao Anna, venuta a questo posto Trombicche, e Trombicche era un nome di un'antica osteria senese che era in questa strada, quindi qui si è proprio nel cuore della cultura popolare senese. Rimanete connessi su Place to Be Siena. Stay connected with Place to Be Siena. Sigla. Is of course known all throughout Siena as an actor, an improviser, and a writer of sonnets. But is he known beyond the walls of Siena? And is it important for him to be known as someone who is from this city? Francesco, a Siena sei conosciuto da tutti, mi sa, ma anche fuori le mura di questa città sei conosciuto e sei conosciuto come senese soprattutto? Ma allora sono conosciuto soprattutto per aver portato in Italia questo format che è l'improvvisazione teatrale, in particolare il match di improvvisazione teatrale, e questo mi conoscono anche all'estero, perché noi con la nazionale italiana nel 98 abbiamo vinto il campionato del mondo di improvvisazione teatrale, e poi io dovunque vado racconto sempre che sono senese e che sono dell'Oca, e quindi tutti scherzano, però quando io parlo di oca, torre, di questi animali, la gente dice vabbè sì, con un sorriso un po'. Ah sì, interessante. Però è anche vero, io ho vissuto tanti anni, 15 anni a Roma per esempio, che quando sentono parlare toscano domandano ma di Firenze? No, di Siena. Ah, Siena. Ah, meraviglioso, wonderful. E tutti hanno conosciuto un senese che li ha fatti diventare di una contrada. E ti fanno, ah Siena, io sono del Nicchio, dell'Oca, dell'Aquila. Yes, Francesco is of course known throughout his hometown in Siena and of course in his beloved contrada of the oca, the goose. But he also is known for starting these world championships of improv. And in fact, in 1998, Italy won the world championship for improv. So he is highly respected in this field, a very difficult art form, as you all know. He also lived for 15 years in Rome. And so when Francesco is outside of Siena, everyone immediately recognizes his Tuscan accent. But the first question is, oh, are you from Florence? No. Siena. Ah, Siena. I love Siena. I know someone from Nicchio. I'm from Torre. But of course, Francesco is from Oca. He is from the goose, and the enemy is the Torre. So sometimes people think he's a bit crazy because he's always talking about these animals, geese and elephants. What's wrong with him? Well, he's an actor. He's an artist. We'll leave it at that. Siena è eleganza, potenza, passione, motori. Siena Motori, unica concessionaria Peugeot per Siena e provincia. A Siena in zona industriale Isola d'Arbia e a Poggibonsi in località Ponte Spada. In this digital world, does live theater and improv still have an important role in society? Francesco, in questo mondo digitale, l'arte dello spettacolo, dell'improvvisazione, di vederci dal vivo, è sempre importante, anzi fondamentale? Fondamentale, da quando è nato il cinema, le immagini di prodotto e poi la televisione, il teatro ha perso molto di spettatori. Poi piano piano le persone hanno capito che oltre a vedere il cinema, la televisione, dove si fanno anche cose belle, di vedere le persone dal vivo, e in particolare nell'improvvisazione, perché te vedi l'opera che si forma in quel momento. È come se te entri nello studio di Leonardo che dipinge la Gioconda in quel momento. E poi perché l'improvvisazione è poi la condizione essenziale della vita e gli artisti la rendono arte. E qui posso fare una citazione d'inglese di un attore americano, Del Close, che dice "Life is a long improvisation".
Francesco says that being with people in the theater and improv is fundamental. With the invention of cinema and TV, that relationship with the audience was lost, but we can continue that today with improvisational performances where a world is created and reactions are felt there in the moment. Francesco also gave us a quote in English, I'm sure you understood, by the actor, an American actor named Cluse, who said that indeed life is a long improvisation, and that is why it still has a place in our society today. That the Italian language was actually born in Tuscany, and Francesco speaks the Sienese dialect and vernacular, and he writes, as we can see these books that we've brought with us today, he writes sonnets in the Sienese vernacular. But for someone like me, it's sometimes difficult to understand the accent. Francesco, ovviamente la lingua italiana è nata in Toscana, ma te parli un senese stretto. Per una straniera come me che sta imparando italiano è difficile a volte capire il vostro accento. Ma perché devi scrivere questi sonetti, poesie proprio in senese? Che cosa vuol dire per te? Io ovviamente parlo, recito anche in italiano, scrivo anche in italiano, infatti in fondo ai miei libri di sonetti ci sono delle poesie in versi liberi in italiano, però credo che ogni lingua debba essere valorizzata, ogni lingua ha una ricchezza, tutte le lingue sono belle, io parlo il francese ma amo per esempio il québécois che è tutta una pronuncia diversa, e allora valorizzare questa lingua perché di fatto si parla italiano, che a Siena, che alla culla, Siena e Firenze è italiano, ma si scrive in un modo, le persone parlano in un modo un po' diverso, mettendo i verbi un invece di non, si va a mangiare invece di mangiare, eccetera, eccetera. Però il vernacolo senese normalmente viene capito dalle altre città. Allora mi sono divertito a fare una filastrocca che capiamo solo a Siena e in Toscana, e parla di un problema serio come l'indifferenza, che è più forte dell'odio, perché l'odio comunque ha una relazione, un rapporto, mentre l'indifferenza può fare ancora più male, io non ti vedo, ti cancello. E allora racconto di un macaco, una scimmia africana, che io ho portato via da uno zoo, ovviamente è tutto inventato, e l'ho sottratta a una morte certa, e però questa scimmia in casa non mi dà soddisfazione, io la nutro, le carezze, ma lei non mi dà. Questa scimmia, il macaco, in italiano questa poesia farebbe: il macaco a me non mi considera affatto, non mi considera mai. Invece ora la recito in senese e capiranno solo senese. Il mahao mio mia, ma che ti vuoi che me mahao, non cava manco la mahao, insomma mio mia, il mahao lo ha, ma chi cava mahao? E lo so che cava, e cava la sua mia, è tutto un cazzo nella maha, c'è il mahaina, ma che vuole la mia, il mahao, mia, se che il mahao ha, ma mio mia, insomma mio mia, nel mahao, nella maha, nella mia il mahao, o mahao, ma ti la tua maha, la tua mia, è tutto tu mahaina, ma va a mahao. Of course, Francesco has a Sienese accent, but he does also do recitations and improv, and he writes in the Italian language, of course. But the Sienese accent has something just so lovely about it, and it's an accent that all the other regions of Italy can also understand, and they find it quite endearing, I think we can say that. Francesco says that there is a richness in language, and there is also a richness in the variations that each language offers. He also speaks and performs in French, and of course there's the French accent and there's the Québécois accent, which offers a completely different side of things when you're performing.
So he gave us this fantastic example. I'm not sure if you can hear me laughing because it was brilliant. The Sienese accent, they tend to get rid of the hard C, the k sound, and it becomes an aspirated C, a h. And so the poem that he read was about a macaca monkey, this monkey who finds himself in a state worse than being hated. Nobody cares about him because indifference, as the poem is called, indifference is worse than hate. And so you heard just how beautiful it was with the M and the ha, ma ha 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 ha. It actually sounded as if he was laughing. I was the one who was laughing. And he was talking about the monkey who has a wife who doesn't care about him, but then he has a lover and they're hanging out on the hammock, and then that's not a friend of mine, it's a friend of my wife's. But basically nobody cares about me, and at the end you can all just go to hell. The end. Francesco's latest collection of sonnets has just come out. It's called Abbiamo. What does that mean? Francesco, allora è uscito proprio ora il tuo nuovo libro di sonetti che si chiama Abbiamo. Sì, è uscito questa mia raccolta, sono sonetti in vernacolo ma poi anche poesie in versi liberi. Abbiamo è let's go in inglese, in francese allons, allons, allons. E viene da una parola, da una frase di un poeta senese, Gabriele Castellini, che è tutto un sonetto, una storia d'amore. Lui la sua prima storia d'amore, loro erano adolescenti e erano usciti insieme ma erano tutti e due imbarazzati e dopo mezz'ora che erano a sedere e non sapevano che dire, lui fa a lei sa di dandà e io gli dissi andiamo, cioè lei disse allora che facciamo, andiamo, e gli disse andiamo. Poi in senese suona bene, sa di dandà e io gli dissi andiamo. Francesco's latest collection of sonnets is called Abbiamo, which means let's go, as he told us, andiamo, but it sounds much sweeter in Italian. So there's a story of young love, but both the boy and the girl are too embarrassed to even speak to each other. So at the end, one says to the other, shall we go? And the answer is, let's go. But as you heard Francesco recite it in Sienese, in dialect, it sounds even nicer.